Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Oggi faremo un esperimento perché a noi piacciono gli esperimenti, quindi andremo a fare un esperimento. Questo vecchio PC, che è il mio vecchio FX che ho conservato, prima era un Windows XP, poi quando ho smesso di minare Kia ho trasferito il Phenom come Windows XP e l'FX con la 960 e i 12 GB di RAM ci ho installato Windows 11. Se avete visto lo short ci abbiamo giocato io dalla mia postazione, A3 da questa, cioè Cybervane, e abbiamo giocato a Quake Champions. Ci ho installato anche Ubuntu, però andremo a fare qualcosa di diverso stavolta. Riusciremo a fare una Steam Machine fissa, ossia che si può anche attaccare alla TV alla fine, con pochi soldi e funzionante. Useremo Holo-ISO, che non è altro che il sistema operativo di Steam Deck portato per qualsiasi PC, ma ho letto che ci sono problemi con la scheda video Nvidia. Allora, noi siccome siamo ignoranti andremo subito a installarla, semmai useremo un'altra scheda video se non funziona. Comunque andiamo, proviamo. Tra l'altro l'FX controlla anche il sistema NAS, perché il mio NAS, quello che mi ha dato Geppo, quel computer che mi ha dato Geppo da trasformare in NAS, sono partiti parecchi condensatori sulla scheda madre e io di cambiarli non c'ho voglia, anche perché questa scheda madre ha 20 anni e ormai non ne vale più la pena, purtroppo poverina. Se cambi i condensatori quanto durerà? Un altro anno e poi da ricambiare ancora. Quindi ho trasferito il NAS nell'FX, quindi l'FX fa da Windows 11, Ubuntu, che fa sempre comodo avere un Linux, e il NAS. Allora, per prima cosa andiamo a scaricare l'ISO di Holo-ISO, vi lascio il link in descrizione, vediamo dov'è la ISO, cerchiamo download, installer ISO, offline installer. E poi intanto ci cerchiamo Rufus. Ok, Rufus è scaricato. Intanto che scarica Holo-ISO andiamo nel computer di là e iniziamo a lavorarci un po'. Siccome non voglio avere problemi successivamente, inizio a staccare tutti i dischi dai suoi SATA 1, 2, 3, 4. Questa è una paura che mi ha fatto venire Windows. Perché Windows, quando installate Windows praticamente, è meglio che teniate solo il disco di sistema, perché Windows vi potrebbe installare la partizione d'avvio su un altro disco, e siccome Linux fa partizioni di swap, roba varia, non voglio dischi attaccati e ci metterò questo disco da 480, un SSD. Voilà! Il disco è montato. Una cosa di HoloOS è che non funziona sui sistemi con vecchi BIOS, quindi il CSM non lo supporta, quindi lo andremo a disabilitare. Exit da BIOS, save change ed exit. Ok. Il nostro premio ignoranza 2023 non può andare avanti perché vedete, qui c'è scritto: se hai una GPU Nvidia ti arrangi, perché la gamepad Wii, cioè l'interfaccia a mo' di console, non funziona. Io ce l'ho una AMD messa da qualche parte compatibile e ce l'ho attaccata dietro di me. Adesso la andiamo a prendere e la montiamo. Vi ricordate la 7870 che gli ho fatto il reflow? Quelle schede video che vi dicevo che con reflow possono durare una settimana, come 3 giorni, come un anno, la andiamo a montare sulla futura Steam Machine. Ok, la gloriosa 960 4 GB comprata con 8 euro e via. La 7870 reflowata montata, fuoco alle micce, se non collego il segnale video. Allora, 7870 attaccata, funzionante, Holo-ISO ancora in download, aspettiamo e poi creiamo la chiavetta. Allora, una volta scaricata l'ISO, ci è voluto un bel po', però vabbè, l'ho scaricata, la selezionate dal di qua con Rufus, Holo-ISO, selezionate l'unità, adesso inseriremo la nostra pennetta, voilà, deve avere almeno 4 giga, noi ne abbiamo una da 16 e utilizziamo quella. E avviamo. Scrivi in modo immagine DD vuole Holo-ISO. Finito con Rufus, fate chiudi, rimozione sicura e andiamo nel PC di là.
Una cosa che dovete prestare attenzione è disabilitare il Secure Boot. Pulite le chiavi e disabilitatelo perché Holo OS non si installa col Secure Boot, un po' come molti sistemi Linux. Non so se tutti, ma molti non lo fanno. Mettiamo il boot primario da chiavetta, UEFI SanDisk, Exit, Save Change ed Exit. Holo ISO Installer. Vediamo un po' come si installa. E intanto il logo di SteamOS c'è. DeckOS, SteamOS, il logo della Deck, il boot della Deck. Chiamatelo come volete. Install Steam on this. Sì, penso proprio di sì. Select your disk to install SDA. Sì, vogliamo installarlo nell'SSD 447,1 giga, CT480 e lui, SDA. La password per l'user root, una casaccio, conferma. Riproviamoci. Allora, qua ci dice che l'installazione è finita, possiamo riavviare, ok, tac, restart, restart. Ho tolto la chiavetta prima e adesso cosa succede? Perché è andato in boot? Boot, questo, exit, save change, yes. Vediamo un po'. Non trova il boot media. Allora, il problema è che c'avevo il CSM abilitato, però guardate quando lo disabilito. Aspettiamo un attimo. Vedete? The VBIOS of your discrete VGA card, insomma, il BIOS della scheda video non supporta UEFI, quindi non può avviare ultra fast mode o CSM disabled. F1 to continue bot processo, F2 per enter nel UEFI setup e reconfigure your setting. Se io premo F1 per continuare il boot, mi dice che non c'è nessun device di boot, e se entro nel BIOS per disabilitare il CSM, naturalmente non parte Holo ISO. Ok ragazzi, abbiamo imparato qualcosa di nuovo assieme. Io non lo sapevo che se la scheda video non aveva il BIOS UEFI non riusciva a partire. Ecco perché mi vedevo nei post di vendita di Amazon, mi vedevo UEFI BIOS nelle schede video, e adesso ho capito perché. Allora, per installare HoloOS si necessita anche una scheda video AMD o integrata Intel che abbia il UEFI BIOS, 8 GB di RAM, e l'avvio deve essere in UEFI. Adesso vediamo, potrei provare con la mia RX 5007, ma secondo me non funge allo scopo, perché io vi volevo portare un PC da circa 300-350 euro, abbastanza carino, potente, che riuscisse a girare come una Steam Deck. E se devo mettere una scheda video, anche una RX 480 per esempio, o una 470, già il budget cambia, andremo sui 500-550 euro. Quindi l'esperimento non è andata come volevo. Mi spiace che non sia riuscito, ragazzi. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Enjoy!